Beh, non capita tutti i giorni di imbattersi in un fenomeno che ha la capacità di rompere stereotipi e cambiare la prospettiva su un intero continente. Il fenomeno si chiama Nollywood, è oggi la terza industria cinematografica per numero di film prodotti e distribuiti ad un pubblico vero nel mondo. Come avete appena sentito, viene subito dopo l'americano Hollywood e Bollywood. Ora, quello che è veramente importante è cercare di immaginare e capire il contesto in cui si è sviluppata questa industria. Siamo nei primi anni 90, intorno al 92-93, e la Nigeria sta attraversando, perché la Nigeria è l'epicentro di questa industria, la Nigeria sta attraversando una crisi economica disastrosa, il Naira è al collasso, tutti i cinema esistenti stanno chiudendo, c'è una crescente instabilità nel paese, nessuno ha il coraggio la sera di uscire, sicuramente non per andare al cinema, le sale si trasformano in chiese evangeliche, supermercati o vengono semplicemente abbandonate. Ecco, in questo contesto cresce la terza industria del mondo, cinematografica. Questa diciamo, è la premessa, è la cosa veramente sorprendente. C'è una scintilla che fa nascere tutto questo. È un piccolo aneddoto che è stato provato storicamente, confermato da tutti quelli che si sono appassionati di questo fenomeno. C'era un gruppo di distributori che avevano una quantità enorme di videocassette VHS invendute. Si parla di container e se container che non riuscivano a vendere. A un certo punto hanno detto: cosa facciamo? Ci mettiamo un film sopra e vediamo se riusciamo a liberarci di queste cassette a $1, $1,50 ciascuna, 300 naira. Il film è stato girato in una settimana con un micro budget di qualche migliaio di dollari e ha venduto 1 milione di copie. È stata una cosa sorprendente per l'Africa e per la Nigeria. C'era un desiderio di storie prodotte all'interno della propria cultura che era inesauribile. Quindi sembrava inesauribile. Tutta questa generazione di registi, sceneggiatori che avevano lavorato nella televisione, ora diciamo tutti i programmi erano stati cancellati nel quadro di questa crisi economica drammatica, si trovavano veramente con le spalle al muro e hanno visto questo fenomeno, questa esplosione di questo film che si chiamava Living in Bondage ed era stato interpretato, girato in lingua Igbo con sottotitoli in inglese. Oggi Nollywood, da quei giorni ad oggi Nollywood ha prodotto circa 9.000 film con dei picchi di 1.600-2.000 film all'anno, quindi stiamo parlando di 30, 40, 50 film ogni settimana immessi sul mercato. E ha creato un'industria che, anche se diciamo in termini assoluti non è enorme, ma stiamo parlando di centinaia di milioni di dollari e di decine di migliaia di posti di lavoro. Quindi veramente un fenomeno, ma quello che più conta e la cosa anche più interessante è che questa è una anti-Hollywood ed è un fenomeno assolutamente disarticolato, anarchico per molti versi e decisamente open source, nel senso che chiunque può in questo momento in Nigeria, negli ultimi anni, prendere una telecamera, girare un film e cominciare a venderlo, non ci sono barriere. Questo anche spiega chi ha criticato Nollywood per la mancanza di qualità tecnica non ha capito che questo è esattamente quello che ha consentito a Nollywood di esplodere, di essere un sistema aperto, completamente disarticolato, che consente a chiunque ha una storia da raccontare e ha il coraggio di investire i propri soldi senza chiedere il permesso a uno studio system o fondi provenienti chissà dall'Unione Europea o da fuori o borse di studio, di fare un film per un pubblico che conoscono benissimo, il pubblico africano, che ha un bisogno e una necessità di sentire raccontare storie che gli appartengono. Ora, questo dal punto di vista mio, di un regista, di un documentarista che guarda l'Africa, che ha un rapporto anche personale con l'Africa, è diventato un'occasione unica per raccontare una storia che spezza gli stereotipi. Io sfido chiunque a provare a immaginare l'Africa al di fuori di quella manciata di stereotipi che possono essere chiaramente le guerre, le carestie o i safari, no? questa Africa esotica che abbiamo tutti in mente, però chi riesce a
a immaginare la quotidianità, chi riesce a immaginarsi una storia ambientata in una banca a Lagos. È molto difficile, ma queste storie esistono e Nollywood dà voce a questa quotidianità, a queste storie africane. Il problema degli stereotipi è fondamentale. Io proprio credo che proprio qui a TED, cioè a TED Global, Chimamanda Ngozi Adichie ha detto una delle cose più memorabili sugli stereotipi. Ha detto che lo stereotipo, cioè il problema dello stereotipo non è che è falso, anzi molto spesso, quasi sempre è vero. Il problema è che lo stereotipo è incompleto e avere pochi stereotipi, pochi cliché su cui lavorare e raccontare un intero continente usando questo numero limitato di stereotipi, anche se le storie sono importanti, è un modo di rubare la dignità di interi popoli. Ora, se Nollywood di per sé è una storia che rompe gli stereotipi, tutte le storie all'interno di Nollywood sono storie sicuramente originali e autentiche che chi viene dall'Occidente non le racconta e sicuramente non le può raccontare come le sanno raccontare loro. E quindi questo, diciamo, è stato l'impeto, la voglia di raccontare e di fare un documentario sul fenomeno Nollywood. Ora quello che succede spesso ai documentaristi è che si finisce una storia e poi si va avanti e si fa qualcos'altro, anche se si ci specializza in un settore, ci si lascia dietro i protagonisti delle storie. Purtroppo questa è una caratteristica del nostro lavoro. Però devo dire che nel caso di Nollywood è stato diverso. La storia non me la sono lasciata dietro, anzi ho continuato questa collaborazione e diciamo che non solo il rapporto è rimasto, ma si è rafforzato e anche diventato un rapporto di amicizia con molti dei protagonisti. E quindi, parlando di Nollywood, avendo opportunità come questa di condividere questa esperienza, soprattutto a TED Global, le idee non finiscono. Questa è una caratteristica, spero succederà anche qui a TEDx. Tutte queste idee non devono finire qui, c'è sempre la possibilità di cambiarle, creare dei collegamenti, in altre parole prendere questa idea ed elaborarla per dei nuovi progetti. E questo è un po' quello che è successo. Abbiamo cominciato a discutere e abbiamo cominciato a pensare che cosa ha Nollywood da offrire, di che cosa Nollywood ha bisogno. E in base a questa conversazione, su queste premesse, abbiamo creato un'organizzazione che tra i scopi principali è quello di creare un rapporto di genuina reciprocità tra noi che viviamo in Occidente e i registi e i filmmaker africani. Possiamo creare uno scambio di know-how, di conoscenze tra noi e loro. Noi sicuramente abbiamo molto da condividere con loro, ma abbiamo tantissimo da imparare. Ma quello che Nollywood ha da offrire, che è assolutamente unico, è l'accesso e la capacità di collegarsi con la società civile africana. È uno dei problemi più grossi. Chiunque ha lavorato con le NGOs o con banche sa che c'è il problema del filtro dell'elite e arrivare direttamente alla società e parlare direttamente a milioni di persone in paesi dove c'è il problema dell'alfabetizzazione, c'è il problema della mancanza di fiducia in tutti quelli che possono essere progetti che arrivano da fuori. Nollywood si pone come uno strumento efficacissimo per parlare alla società civile, per creare questo collegamento. E quindi ecco che qua siamo, diciamo, a quello che ho di nuovo da raccontarvi oggi, cioè che cosa abbiamo fatto dopo aver capito, esplorato Nollywood, come si può lavorare con Nollywood. E qui è un po', ho un caso da presentarvi, ho un po' una storia che è il primo, diciamo, esempio di collaborazione in base a questa organizzazione che stiamo cercando di mettere insieme. Quindi, se mi consente, faccio un velocissimo passo indietro. Circa 18, poco più mesi fa siamo stati contattati da un gruppo di ricercatori dell'Università del Ghana, che in collaborazione con l'Università della California a Davis, erano da 5 anni che stavano facendo uno studio importantissimo sulla malnutrizione infantile e soprattutto sul problema della mancanza di proteine alimentari. Quindi mi ricollego al primo talk di questa mattina. La mancanza o diciamo la malnutrizione cronica è uno dei problemi principali in Africa e potrebbe venire risolto. I dati di questi
di questo studio quinquennale sono importantissimi. Qualcosa come 30-40 grammi di proteine animali al giorno possono cambiare radicalmente non solo la salute, ma anche la capacità di socializzazione, la capacità di crescere di milioni di bambini. Si parla di milioni di vite che potrebbero venire salvate. Ora, il problema di questi studiosi che da 5 anni raccoglievano dati e avevano creato anche un progetto molto articolato di microfinanziamenti e di microcredito per sostenere tutta questa operazione, avevano il problema di comunicare questi dati. Cioè, lo studio è stato fatto, il problema, chi deve sapere queste cose lo sa, ma come si comunica alla società civile e anche alla comunità scientifica questi nuovi dati molto importanti, il risultato di uno studio creato tra l'altro tra la collaborazione di un'università africana e un'università occidentale. Quindi si sono rivolti a noi e chiaramente l'idea principale è stata: ma perché non facciamo un documentario che ci parla di queste cose? E noi abbiamo detto sì, senz'altro, il documentario lo possiamo fare, avrà sicuramente un impatto di un'utilità unica nel mondo accademico e per chi già capisce queste cose, ma il problema è come raggiungiamo l'Africa e gli africani, coloro i quali che hanno maggiormente bisogno di sapere queste cose, probabilmente certo non hanno accesso né a internet, in molti casi hanno un basso livello di alfabetizzazione. Quindi i dati che dovevamo comunicare erano dati relativi al problema della malnutrizione e al collegamento tra malattie prevenibili e la mancanza di proteine animali nella dieta e il successo di questa operazione di microcredito. Ora vi ho portato 2 esempi, cercherò di parlare un po' meno nei pochi minuti che mi rimangono. Vi ho portato 2 esempi. Uno è il lavoro tradizionale del documentarista che cerca di sostenere un certo lavoro scientifico, quindi un programma di valenza educativa e informativa, e poi abbiamo portato in campo Nollywood e vi farò vedere un po' la collaborazione, come Nollywood trasforma questo problema in una storia. Allora, se abbiamo 2 minuti, il documentario di base che abbiamo realizzato quest'anno in febbraio con il mio collega Robert Caputo, ideatore di questo programma. Possiamo fare partire il video, sono solo 2 minuti. The ENAM project was built around women's groups like this one, gathered for their weekly meeting in Fiaso, a village in central Ghana. They are joyous affairs, and for good reason. All the women in this group are better off now than they were before joining the ENAM project in 2004. In large part, ENAM is a microfinance project, but it is microfinance with a purpose. Every meeting begins with a discussion about the subject that lies at the heart of ENAM, child nutrition. Using flip charts developed by ENAM, the women discuss the importance of including animal source foods, that is to say, meat, fish, and eggs, in their children's diets. While the women are busy with nutrition, the local banker arrives, the first time I'd ever heard of a banker making a house call. But he shows up every week to collect deposits for the women's savings accounts and interest payments for their loans. These are women who a few years ago had never dreamed of getting anywhere near a bank or a banker. The rural banks are there, they're doing their work, they will be there for a long time to come. So if we are able to get them to buy into our vision of reaching women and improving nutrition, then we know that we've gone far. In terms of sustainability, they have contributed significantly. We brought on the right partners, and we have been able to be successful with the sustainability because we planned for it at a very early stage in the project. Allora, per quelli che non si sono addormentati, agli altri devo dire che certo questo è un documentario, ha una sua funzione molto precisa, è di sostegno al lavoro che è stato fatto da questi studiosi. Ma a questo punto abbiamo detto benissimo, ma come raggiungiamo i milioni di africani nei villaggi che devono sapere di queste possibilità, del successo del microcredito? Queste donne devono
sanno che devono essere esposte alla possibilità di queste opportunità, credito, creazione di microimpresa. Ci sono dei tabù importantissimi da discutere, per esempio uno dei tabù diffusissimi in tutta l'Africa, dall'Africa occidentale all'Africa orientale, è che ai bambini non viene dato il cibo più nutritivo all'interno della famiglia, ma se c'è del pesce, della carne, questo viene detto agli anziani prima che ai bambini, altrimenti i bambini rischiano di diventare o viziati o addirittura dei ladri. Ora, tutti questi tabù sono stati discussi, vedete, insieme con le persone della banca e gli studiosi, ma come facciamo a raggiungere milioni di africani e parlare di queste cose? Quindi abbiamo pensato a Nollywood, ci siamo riuniti, abbiamo creato con un gruppo di sceneggiatori, gli abbiamo semplicemente passato i dati, hanno creato una storia, hanno trovato alcuni degli attori più famosi con decine di migliaia di fan su Facebook, hanno messo su una troupe interamente nigeriana e abbiamo finito le riprese il 6 ottobre e vi porto questa sera il primo trailer che nessuno ha visto del film, una fiction, un lungometraggio sarà circa 80-90 minuti, dove noi abbiamo dato un po' di supporto tecnico e abbiamo realizzato una serie di workshop durante le riprese con altre dozzine di registi che si sono uniti durante questi workshop per discutere i miglioramenti, tecnica e creare questa collaborazione tra noi che abbiamo la fortuna, alle volte il privilegio di vivere in Occidente, e i registi nigeriani che fanno questo fantastico lavoro. Quindi adesso vi faccio vedere come questo può diventare intrattenimento e informazione. The reason her wound got so bad is because Charity is anemic. Children in this village actually look smaller than they should be. These guys are living in the Stone Age. You know what? You are a very insensitive bastard. I don't know where you come from, but obviously life is different there for what it is around here. Well, the women are meeting, so I thought maybe you could just speak to them. Are you going to tell me how to raise my children? The doctor said they were always falling ill because they were not eating the right things. I think I am allowing you too much room in this house. I've heard that there are some traders trying to buy directly from the farmers. Let him know that he's not welcome around. We cannot allow the men to stand in the way of progress. What you're paying me for my troubles is very, very discouraging, Auntie. Okay, you can go to town. Calm down! Please, I crave indulgence. Calm down. Calm down. Calm down, he said. Because the women, they have gone mad. They are running rampant all over town. Take this to the view. Ora, cosa può succedere di un film come questo? Beh, il potenziale è infinito. Se diventa un successo può venire visto da 100, 200.000 o anche 1 milione di persone. Certo, ma probabilmente l'audience è enorme e quindi può raggiungere, anche se fossero solo 10, una di queste cambia qualcosa, forse il risultato ne valso la pena. 10 milioni! Esatto, questi film sono visti in tutta l'Africa, non solo in Nigeria e nell'Africa
occidentale. Ci sono bambini in Zambia oggi che parlano con lo slang, parlano come i nigeriani, le madri sono disperate. Cioè questa è una cosa che si sta veramente diffondendo. Voi quando entrerete in qualunque albergo a Nairobi è quello che vedrete continuamente questi film. Ora la possibilità, la maggior parte di questi film sono fatti per dar da mangiare alle proprie famiglie, i registi lo fanno per guadagnare soldi, sono film commerciali. Bonda Merua è la persona con cui è uno dei cofondatori, il protagonista del nostro documentario, il cofondatore di questa organizzazione, e da anni e anni si sta battendo per usare questi film e mantenere l'aspetto di intrattenimento, l'aspetto gioioso di questi film, ma se possiamo metterci un messaggio, fare qualcosa per attivare la società civile, facciamolo. Un investimento, un film così costa come un'utilitaria, forse con qualche accessorio, non solo può dare questi risultati, ma può fare profitto e può pagare completamente tutte le spese e generare rendita. Dove verranno visti questi film? Si stanno finalmente da anni a questa parte, grazie a noi, stanno riaprendo le sale cinematografiche, ma quel che più conta, se vuoi far vedere la prossima slide? Ci sono decine di migliaia di piccoli video shop dove questi film vengono proiettati e soprattutto arrivano dove c'è bisogno che arrivino questi messaggi. Arrivano nei villaggi trasportati con delle carriole, puoi far vedere la seconda e la terza, e si possono trovare ovunque. E se in questa carriola fra qualche mese ci sarà questo film in qualche modo farà vedere a una famiglia che si può creare microimpresa, che bisogna dare migliore nutrimento e c'è il modo di farlo ai propri figli, avremo raggiunto il nostro obiettivo. Grazie.